Ciao ragazzi, ben ritrovati sul canale Slot Car Tech. Siamo nuovamente qui nel post gara, questa volta la gara è stata della categoria VRC. Io, come vi dicevo, ho abbandonato la 208 anche perché non avevo una 208 particolarmente performante, ho sempre corso nelle gare di campionato italiano con una macchina prestata da Gianfranco Salemi, ma in questa seconda tappa di campionato interno dello Slot Club Calabroni Rossi ho voluto portare in gara una vettura VRC Plus. Sulla carta una vettura leggermente inferiore alla Peugeot 208 di Scale Auto, ma devo dire che questa Audi S1 VRX della Scalextric equipaggiata con un telaio 3D della Hannibal Slot Racing Parts ha veramente dato tanto filo da torcere alle vetture della casa spagnola. Ma andiamo con ordine. La preparazione di questa vettura, di questa Audi S1 VRX, non è ancora al 100%. Ho infatti voluto portare una vettura che già sapevo avere dei piccoli difetti, ad esempio non mi sono arrivati i cerchi leggermente più stretti di quelli che ho montato, per cui le gomme sporgevano dalla carrozzeria anche solo di 1 millimetro, quindi perfettamente secondo il regolamento RSC, però questo mi creava un piccolo problema quando ad esempio andavo a toccare i rail. La vettura con la sua carrozzeria scivolava sul rail fino ad arrivare alla gomma che faceva uno scalino, per cui si impuntava la macchina, usciva dallo slot ed era praticamente un'uscita. Non è successo tante volte, ho dovuto un attimino modulare le accelerazioni soprattutto in fase di uscita dalle curve, però tutto sommato un secondo posto meritatissimo, un secondo posto che mi fa sperare molto bene per una macchina che è arrivata circa all'80% della sua evoluzione. Non ho ancora completato, come vi dicevo, la preparazione definitiva, quindi è stata una prova andata sicuramente molto bene. Quando avrò trovato la quadra perfetta faremo anche un video su come prepararla. Sicuramente andrò a cambiare i cerchi posteriori e poi devo fare 2 prove anche sul banchino motore. In questo caso il banchino motore è uno slot hit, ha un offset di 0,5, questo mi ha procurato qualche sfregamento della cassa del motore sulla pista, per cui la macchina in alcuni punti andava a singhiozzo, soprattutto su alcuni pezzi ride, avevamo 2 dune durante le speciali, mi causava un basculamento della vettura, praticamente andava quasi ad interrompere il suo movimento su queste 2 dune, dovevo affrontarle ad un ritmo abbastanza elevato con il rischio di uscita. È capitato in un paio di occasioni e quindi devo capire se aumentare leggermente il diametro dei cerchi oppure utilizzare un banchino slot hit ma con offset pari a 0, quindi diciamo aumentare un pelo l'altezza da terra della macchina. Come vedete infatti qui sul motore ci sono i segni della vettura che ha raschiato sulla pista, questa cosa non va effettivamente troppo bene, è da correggere, la correggeremo, riusciremo sicuramente a porvi rimedio. Parlando sempre di banchino, in questo caso io ho utilizzato le sospensioni sia nella parte anteriore sia nella parte posteriore, ho utilizzato 2 diverse tipologie di molle, sempre della slot hit, molle un po' più morbide all'anteriore, un po' più dure al posteriore. Staremo a vedere perché anche lì dovrò provare altre soluzioni. Chiaramente questa è stata una primissima prova, la macchina è stata fatta abbastanza in fretta perché volevo effettivamente provare questo telaio della Hannibal, perché effettivamente pensavo, e si è dimostrato in effetti un ottimo telaio. Ne sono rimasto particolarmente colpito, la macchina mi è piaciuta tantissimo, per cui dalla seconda posizione non si può solo che puntare al primo posto in classifica. Staremo quindi a vedere come si comporterà in futuro, ma adesso vi lascio a qualche clip della macchina sulle speciali dello Slot Club Asti Calabroni Rossi, così potrete vedere anche voi quanto veloce è questa macchina sia nei tornanti sia nei dossi ride, ma anche sui veloci rettilini dove il motore NC5 un po' vecchiotto ma sicuramente un motore molto aggressivo può ancora dire la sua. Ragazzi, vi lascio il video, intanto vi chiedo un like, iscrivetevi al canale, noi come sempre ci vediamo qui su Slot Car Tech per il prossimo video, o meglio in questo caso per il prossimo recap della prossima gara.